Incontrate la Chiesa Cattolica. Le nostre notizie sullo scandalo globale degli abusi su minori. Negli ultimi 50 anni circa 30.000 persone in 25 paesi hanno riportato abusi da parte di preti cattolici. Gli ufficiali ecclesiastici sono stati accusati di non aver segnalato i casi alle autorità secolari. In una recente lettera di scuse ai cattolici irlandesi, Papa Benedetto XVI ha affermato che i rapidi cambiamenti e la secolarizzazione hanno portato a un decadimento morale, incolpando la società moderna. Ma le documentazioni della Chiesa stessa dimostrano che ne era a conoscenza e ha fallito nell'affrontare il problema per 2000 anni. Il primo collegamento registrato tra preti e pedofilia può essere trovato in un manuale per ufficiali ecclesiastici del 60 d.C. chiamato Didache. Più antico del Nuovo Testamento chiariva la regola «Non dovrete sedurre giovani ragazzi». Nel 309 d.C. il Consiglio ecclesiastico di Elvira, che affrontò il problema del matrimonio clericale e del celibato, disse «Coloro i quali abuseranno di ragazzi non potranno fare comunione, nemmeno in punto di morte». Nell'VIII secolo il penitenziale di San Beda, rinomato monaco studioso, argomentava che i clerici che sodomizzano bambini dovrebbero essere puniti. Nel 1051 San Pietro Damiano scrisse il libro Gomorra, che lamentava un crescente abuso di minori e il tentativo di nasconderlo da parte delle alte sfere ecclesiastiche. Il libro venne inviato a Papa Leone IX, che reagì punendo solo i peggiori abusatori seriali, spiegando che l'abuso era un problema spirituale, non criminale. Nel 1140, un grande giurista canonico, Graziano da Bologna, stabilì che i preti pedofili dovessero rendere conto ai tribunali secolari. Nel 1568, Papa Pio V riconobbe il problema dell'ordine papale chiamato Horrendum, chiedendo ai preti pedofili di farsi processare. Nel 1741, Papa Benedetto XIV scrisse il documento ecclesiastico definitivo sull'abuso di minori, il Sacramentum Penitentiae, in cui raccomandava di occuparsi del problema internamente. Storici della Chiesa dicono che intorno al XVI secolo si era sviluppato un sistema di promozioni e trasferimenti di preti per evitare gli scandali. Le leggi ecclesiastiche approvate nel 1917 e nel 1962 stabilirono che i casi fossero affrontati in segreto senza il bisogno di segnalare i colpevoli. Nel 2001 il capo dei Santi Uffici e futuro Papa, il cardinale Ratzinger, sostenne che le accuse di abuso dovessero essere affrontate con il massimo livello di segretezza della Chiesa, il segreto pontificio. Oggi il Vaticano ha approvato le linee guida redatte nel 2003, ma sfortunatamente non sono state fatte circolare. Linee guida che esigono che i preti pericolosi vengano segnalati alla polizia. Un piccolo passo avanti? No, un'ulteriore prova di fallimento burocratico. La Chiesa Cattolica è colpevole di un cosiddetto problema moderno vecchio di 2000 anni. Grande nel peccato, grande nella colpa, non così grande nella confessione.